lasci la Sabina, pei in guerra. Ma non è che si illeccio? Ma avevano detto così l'amici mia. Chissà se l'hanno costretti pure loro a partire o se qualcuno si è imboscato da che parte. Che poi, Russia o Nord Africa, le cose che a me mancavano di più erano le donne e il cibo. L'ultima volta che mangiai una bistecca me l'ha fatta mamma il giorno prima di partire. Non cambiate mai, sempre a lamentarvi. Il rancio era ottimo, ottimo e abbondante. Ma lo si è assaggiato almeno? Niente pasta e pochi grassi. Non è un magnate chi combatte, ufficiali tu. Più che cibo era sciacquatura per marmitte. E le donne, beh, le donne. Da quant'è che non ne guardiamo una? Uh, Mi avevano detto che qui le donne erano come da noi, lavoratrici e serie. Serie insomma. Una contadina appena m'ha visto m'ha dato del Mussolini. È un privilegio! Me. e la terra era grassa. L'unica differenza è che non c'era lu padrone. La terra, chilometri e chilometri di pianura. Che poi io conoscevo un alpino là. E ancora mi chiedo cosa ci facessero i migliori scalatori su un terreno piatto. Non c'erano colline o monti da scalare. Marciare o marcire, diceva il capitano. Ma dov'era il fronte? Parlavano di guerra lampo e all'inizio facevano tutto i tedeschi. E infatti abbassai la guardia e venni colpito da una scheggia di una granata. E l'ha vista più Mosca. Te pozzi, qua sta, ma voi sta attento. Lo so, l'ho pensato pure io quando sono finita all'ospedale del campo. Ma quale ospedale? Gli butti il 3. E quindi? Ah, dopo tutti stanno ancora non si è capito. Ma cambiare gioco no, eh? Lo trenze butta de prima mano. Dopo, magari. Non si è sparato una fucilata. Si lei ci vuoi pure sparare. Sparare? Ma perché combattevano solo contro i tedeschi? Combattessero pure contro di noi, dicevo, ma che siamo, mondezza? A lungo andare uno si scorda come si spara. E infatti poi... Poi cosa? Ora hai sbagliato te, guarda qua. Presa! È che mi sono stufato. Sarà quasi un secolo che facciamo la stessa partita. Un secolo, esagerato. Comunque, se ricordi bene, c'erano dei russi che combattevano con noi. Pochi ma buoni. Più dei combatti. Facevano resistenza. E questa resistenza Mussolini voleva vincere a forza. Ma venne la neve, il gelo e il generale inverno. Regna de pecora, lo friddu. Cambiavano i nomi delle città, ma noi eravamo sempre gli stessi. Era giugno, poi ottobre e ora dicembre. Chi li ferma più i tedeschi, mormoravano le truppe. Mica era la prima volta che i russi recuperavano. Forse si erano scordati di Napoleone? Ma Napoleone non era mica genio militare come Hitler. E grazie all'Eugenio abbiamo iniziato a sparare sul serio. A morire sul serio. Insieme a me calò il siculo e il remo di Roma. Sì, quello che t'ha messo il soprannome, com'era? Com'era? Ricordacelo un po', dai. Sì, è di piombo. Culo di piombo. Un proiettile che, ecco, lo brutto incidente dopo l'assalto. Pensare che erano arrivati soldati nuovi. Quelli dovevano morire al posto nostro, invece... E invece cosa? Ma sei scemo gli butti il 10 di denara. Del resto cosa devo aspettarmi da un gruppo che ha affrontato una guerra come se fosse in villeggiatura a Riccione? A Riccione ci sei tu con l'upelatone amico tuo. Ma fate silenzio. Un raccomandato e 2 sventurati. Raccomandazione, magari averla avuta. Rimanevo a casa. Stavo tanto bene al paesello mio. Al paesello mio facevo il contadino. E come soldato sono morto in un campo di grano. Non so com'è finita la guerra, ma se è vero che i morti ingrassano bene la terra, sono contento e sono felice. Almeno sono servito a qualcosa. Ma perché siamo iti in guerra? Tanto soldato più, soldato meno siamo tutti militi ignoti. A Roma lo monumento giace l'emo. Ora basta. Guardatevi. Siete tutti dei disfattisti bolscevichi. Ma che ero l'unico che voleva combattere? Certo, ero contento di credere, di obbedire, di combattere. Ma era il modo di trattarci quello. Quelli si erano trincerati in buche fra i girasoli, avevano formato un semicerchio e attendevano l'alba per attaccarci. Uscivano dai girasoli e sparavano. E sai che novità? Lo fanno. Fortuna che decisi di andare in ava scoperta. Vidi un soldato appostato. All'inizio pensavo fosse un alleato tedesco. Che si tirava le seghe fra i girasoli. Ma taci. Quando vidi la stella rossa sovietica sull'elmetto svelando l'identità nemica, bong bang, non si è capito più niente, non si è capito. E chi scio? L'uomo che ha centrato il russo sotto il filo dell'elmetto. E i sovietici poco distanti risposero con un rabbioso fuoco di mortai e mitragliatrici che ci investì tutti. Ma ti sembra una cosa da raccontare?
Qua c'è gente che ne ha superato 3 giorni di stallo. Benito. Quelli mi forarono il cappotto con un proiettile e qui, ehi, vicino al cuore. Pora stellina. Ma tanto ora non si vede più nulla, sei come nuovo. Poi cappotto. Dimo più un vestito de lana. Sì, ma lana autarchica, eh? Se non gestea la guerra, magari sarei stato pure amica a Mussolini. Io non so se è vivo o morto, ma ora senza più gradi e senza responsabilità, dubba i calci, non glieli leverebbe nessuno. 2 calci? Ma dico io, spero che l'abbiano almeno fucilato. Voi scherzate. Ma io non avevo 26 anni quando papà mi ha visto partire e mi disse: salvati figlio, non fa che non torni a casa perché t'ammazzo io. Che poi io non ho mai capito perché dovevamo andare al freddo quando avevamo un posto al sole in Nord Africa. Un mio paesano scappò con una berbera e non lo videro più. Chissà che fine fece. Loro sono vivi di certo e noi, c'è da male, siamo stati sfortunati. La guerra non è fortuna. Ora ricominci. La guerra è coraggio. O tutti quanti eroi, o tutti quanti accoppati. Parlate bene voi. Ma io venivo da una famiglia di ufficiali. Cos'era meglio allora? Disertare? Il disfattismo? Ognuno dei miei familiari aveva combattuto una guerra, io volevo essere come loro. E quei raccomandati degli ufficiali tedeschi, beh, loro non hanno ottenuto le croci di ferro che volevano. Loro combattevano per il Reich. Io combattevo la mia guerra e gli ho fatto vedere come combatte un italiano. Ho vinto. Cosa? E che ci giocavamo, la libera uscita. Fai il serio. Ho vinto. Non è possibile, non è mai successo. Sentite, io questa partita l'avrei voluta tanto fare da civile con voi, ma così non è stato. Noi dalla campagna di Russia non siamo più tornati. Non ho avuto il tempo neanche di salutare Saretta mia. Io me la dovevo sposare, Saretta mia. Saretta. Chissà come sarà, se vive ancora. Io qua non l'ho mai vista. Quello che volevo alla fine era stare con lei. E oggi che ho vinto, quasi quasi trovo il coraggio e vado a cercarla. Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello e il ritornello fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, ho quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, ho quel che piace a me. Albione, la dea della sterlina, s'ostina, vuol sempre lei ragione, ma se gli italici destini sono in gioco può ripetere così. Vabbè, visto che siamo condannati a giocare per un altro po', direi di togliere una carta e rimischiare il mazzo.